Con le partite di queste ultime ore si è conclusa quasi ufficialmente la sosta per le nazionali di questo novembre 2025. Dico quasi perché ce ne sarebbero altre due che però possiamo sorvolare momentaneamente e fra poco ci arriviamo e vi spiego il perché. Quasi tutti i giocatori dell'Inter appunto sono scesi in campo nelle partite che dovevano giocare e da queste partite sono arrivate alcune notizie, in parte positive, in parte negative. Di alcune abbiamo anche già parlato nelle scorse ore, ma sono tutte notizie che dobbiamo registrare e di cui dobbiamo parlare in vista anche di un derby che si gioca domenica sera e che ci darà una risposta molto importante, tanto a noi quanto al Milan, perché anche loro vanno alla ricerca di una vittoria che sarebbe notevole sia a livello di classifica, ma anche proprio come motivazioni e come iniezione di fiducia in vista del futuro. Quindi, quale miglior momento, amiche e amici passioni interisti, per fare un punto della situazione su quelle che io ho identificato come 5 notizie, potrei dire 5 più una in realtà, e adesso vi spiego perché, che arrivano da questa sosta per le nazionali per capire come l'Inter può arrivare al derby, anche perché ci sono un paio di dubbi da dover risolvere e secondo me un terzo in chiave positiva che si è aggiunto. Intanto vi do il ben ritrovati e vi invito come sempre a cliccare sul tasto mi piace qui sotto, sul tasto iscriviti e anche sul tasto hype se vi va di darci una mano con l'algoritmo, con questi contenuti che vi portiamo quotidianamente. Cominciamo con la rassegna del rendimento dei giocatori dell'Inter in nazionale. Andrò molto rapido sugli italiani perché ne abbiamo parlato tantissimo anche nella diretta di ieri e comunque è un tema tra i principali per noi italiani quantomeno, e mi concentrerò invece un pochino di più su tutti gli altri. Per quanto riguarda gli italiani, quindi come sappiamo l'Italia è uscita da questa sosta con una vittoria molto a fatica con la Moldavia e poi un crollo verticale in casa di nuovo contro la Norvegia, partita nella quale ha segnato Pio Esposito ed è stato un gol anche storico perché è stato, se non erro, il quarto più giovane di sempre a raggiungere i 3 gol in nazionale, con appunto il gol realizzato contro la Norvegia su assist di Di Marco, quindi bene Pio Esposito, tra i peggiori sicuramente in questa partita sia Bastoni che Frattesi. Su Bastoni è una notizia relativamente, nel senso che poi conosciamo il valore del giocatore. Frattesi, da cui ci aspettiamo sempre delle risposte anche nell'Inter, ecco, anche in nazionale diciamo che non ha dato grandi segnali di ripresa e quindi dovremo tenerlo d'occhio in vista delle prossime partite. Passiamo poi all'Argentina con Lautaro Martinez che ha giocato una sola partita, l'amichevole contro l'Angola, e peraltro era stata precedentemente oggetto anche di qualche piccola discussione polemica perché Lautaro Martinez, a differenza di altri giocatori, tra cui molti dell'Atletico Madrid che l'Inter andrà ad affrontare tra pochi giorni, si era sottoposto a tutte le varie vaccinazioni necessarie per poter andare in Angola a giocare, e invece i giocatori dell'Atletico che non lo hanno fatto sono rimasti a casa, quindi c'è stata questa piccola polemica. Però Lautaro, giocando la partita contro l'Angola, ha fatto gol, ha trovato il gol su assist di Messi e poi ha fatto assist per un gol di Messi, quindi si sono restituiti un doppio favore. L'Argentina ha vinto 2-0 e grazie a questo gol Lautaro Martinez ha raggiunto quota 36 gol con l'Argentina e ha staccato Hernan Crespo come quarto miglior marcatore della storia della nazionale. Quindi Lautaro cerca e continua a macinare record sia all'Inter che con l'Argentina dal punto di vista del numero dei gol. E in questo caso sappiamo che i sudamericani sono sempre quelli un po' più problematici dal punto di vista dei ritorni poi dalle nazionali, perché sono quelli che tornano più tardi, che hanno il fuso orario. Nel caso specifico hanno giocato una sola partita che, se non erro, si è giocata venerdì, quindi ecco, in questo caso c'è un pochino più di tempo, ecco, rispetto al solito, per poter recuperare. Per quanto riguarda invece Petar Sucic con la Croazia, 2 partite giocate dalla Croazia, 2 vittorie e 2 panchine per il nostro Sucic, che entra di diritto in un ballottaggio, quel dubbio di cui vi parlavo all'inizio del contenuto riguarda proprio Petar Sucic, perché sappiamo che fin quando Mkhitaryan sarà infortunato, e lo sarà ancora per poco, però comunque nel derby non ci sarà, ogni partita diciamo è caratterizzata da questo ballottaggio costante fra Sucic e Zielinski. Non so quanto le prestazioni in nazionale spostino nella testa di Chivu sulla scelta fra chi dei due partirà titolare. In nazionale però vi dicevo, Sucic 2 partite con la Croazia, 2 panchine. Piotr Zielinski invece
ha giocato prima contro l'Olanda nell'1-1, ha fatto 90 minuti, partita piuttosto lineare, senza grandi fiammate, mentre nelle scorse ore, nella partita vinta in extremis con un po' di difficoltà dalla sua Polonia contro Malta per 2-3, prima ha fatto l'assist per il gol di Lewandowski, battendo un calcio di punizione sul quale poi Lewandowski ha colpito di testa e ha fatto gol, e poi all'85esimo ha risolto la partita con un sinistro da fuori area, anche leggermente deviato, che ha beffato il portiere di Malta, e quindi ha permesso alla Polonia di vincere contro una nazionale inferiore in una partita che però si stava mettendo molto male, si stava complicando non poco. La Polonia ha consolidato il secondo posto nel girone anche grazie quindi a questa buona prova di Piotr Zielinski, che in entrambe le partite ha giocato come mediano in una linea a 2 di centrocampo, quindi anche questa è un'indicazione interessante per quanto riguarda anche l'eventuale cambio modulo dell'Inter nel 3-4-2-1 di cui spesso parliamo. Quindi qui mi verrebbe da aprire una parentesi e invitarvi a commentare qui sotto dicendomi chi mettereste voi dal primo minuto contro il Milan domenica, Sušić o Zielinski. Secondo me partono molto alla pari. Su Zielinski io dico che dal punto di vista mentale sono molto contento che stia trovando questi gol, ne ha fatto uno con l'Inter, poi ha fatto quello con la Lazio che è stato annullato, ha trovato questo contro la Polonia, sono tutte giocate importanti per un giocatore che secondo me è valido, però forse aveva bisogno anche di questo in questo momento della sua carriera, trovare un po' di fiducia anche attraverso i gol, quindi sono molto contento e spero che possa continuare così. Su Sušić, come ho sempre detto, non ho dubbi, giocatore molto forte, è ancora giovane, quindi avrà comunque dei passaggi a vuoto probabilmente ogni tanto, ma rimane un giocatore su cui io ho grande fiducia. E un altro giocatore, qui anche in questo caso devo aprire una parentesi, su cui dobbiamo fare attenzione in vista del derby, è Denzel Dumfries, perché Dumfries è andato in nazionale, però è stato di fatto rimandato a casa quasi subito perché prima della prima partita contro la Polonia, come vi ho detto un attimo fa, Dumfries aveva ancora dolore alla caviglia sinistra dopo un contrasto che ha avuto durante Interlazio con Zaccagni. Il dolore non è passato, è stato rimandato a casa, quindi non ha giocato né Polonia-Olanda 1-1 e nemmeno Olanda-Lituania 4-0. Nelle ore immediatamente successive a questa notizia, soprattutto leggevo dalla Gazzetta dello Sport, ma non solo, si era diffusa una sorta di è stata diffusa, penso anche internamente all'Inter, una certa tranquillità, dicendo non è nulla di grave, richiamo preventivo dalla nazionale per non aggravare la situazione. Ieri ho realizzato un contenuto qui su Passione Inter dicendovi registriamo questo ottimismo, però non sarebbe la prima volta che dall'Inter dicono ottimismo, tutto bene, tutto tranquillo, e poi invece scopriamo delle cose diverse. Ecco, non vorrei dirvi che ve l'avevo detto, però ve l'avevo detto, nel senso che poi vedevo questa mattina, adesso non so se nel momento in cui questo contenuto viene pubblicato siano uscite nuove notizie, ma nel momento in cui io lo sto registrando stavo già leggendo che cominciano a circolare delle indiscrezioni secondo cui invece Dumfries potrebbe non farcela in vista del derby e quindi in questo caso si scalderebbe Carlos Augusto. Ieri non ne sapevo nulla, ragazzi, non è che avessi particolari notizie, semplicemente ho fatto 2+2. Era già capitato altre volte, quindi io ho preferito mettere le mani avanti. Poi qualcuno si è anche arrabbiato, perché appunto, no, però se dicono che è tutto tranquillo, sì, però vediamo. Io mi auguro fortemente che Dumfries ci sia per tutti i motivi di cui parlavo nel contenuto di ieri e che poi vi linkerò, però c'è questo ballottaggio, ed è un ballottaggio che in qualche modo riguarda anche Hakan Çalhanoğlu, perché Çalha ha giocato la prima partita con la sua Turchia contro la Bulgaria, segnando anche su calcio di rigore. Nel post partita poi il CT turco Montella ha detto che Çalhanoğlu ha avuto dei risentimenti muscolari, non è andato troppo nello specifico, e che quindi sarebbe stato gestito in vista della seconda partita contro la Spagna, anche perché, ve lo dicevo anche questo già nel contenuto di ieri, Çalha è diffidato, la Turchia farà i playoff, quindi comunque al di là dei problemi fisici sarebbe stato risparmiato. Poi tra l'altro in aggiunta a questi risentimenti muscolari dalla Turchia parlavano anche di un problema al polso, anche qui senza andare troppo nello specifico. Anche su Çalha si parlava di ottimismo, nulla di grave. Su di lui ancora non sappiamo nulla, speriamo, perché sarebbero due assenze molto pesanti, quelle appunto di Çalhanoğlu e di Dumfries. Çalhanoğlu avrebbe saltato, come dicevo, la partita contro la Spagna con la sua Turchia. L'ultimo giocatore che rimane, che ancora potrebbe giocare l'ultima partita, è Manuel Akanji,
con la sua Svizzera, e per quello all'inizio dicevo che non potevo dire ufficialmente terminata questa sosta, perché c'è ancora la partita la seconda partita della Svizzera di Akanji contro il Kosovo. Diciamo che la Svizzera in questo momento è, rispetto al Kosovo, nella stessa situazione in cui la Norvegia era con l'Italia, quindi c'è questo scontro diretto, le due squadre sono a 3 punti di distanza, però la Svizzera ha stravinto la gara d'andata e ha una differenza reti di più 11 rispetto a quella del Kosovo, quindi credo proprio che non ci siano grandi problemi da questo punto di vista. Non so quindi se Akanji verrà messo in campo come è stato per la partita precedente, la vittoria per 4-1 contro la Svezia. Rimane una colonna della nazionale, quindi non mi sorprenderei se comunque venisse messo in campo. Speriamo che vada tutto bene, perché a maggior ragione con un Dumfries che adesso pare essere in dubbio e un ballottaggio costante anche al centro della difesa tra Bissac, De Vrij e Acerbi, poter contare quantomeno sulla certezza di Akanji come braccetto destro e di Bastoni come braccetto sinistro in vista del derby sarebbe importantissimo. Quindi teniamo le dita incrociate questa sera, sperando che Akanji o non giochi o comunque, se dovesse giocare, che non accada nulla di negativo. Questo quindi è il rendimento dei giocatori dell'Inter. La notizia più uno che vi avrei voluto dare, di cui vi parlavo all'inizio del contenuto, riguarda Aleksandar Stankovic, di cui abbiamo anche parlato anche su di lui nel contenuto di qualche giorno fa, dove abbiamo fatto tutto il riepilogo di come stanno andando gli interisti in prestito in giro per l'Europa. Abbiamo inserito Stankovic in quel contenuto perché non è un prestito, ma l'Inter, avendo la recompra ed essendo in una situazione questa un po' particolare con uno Stankovic che sta facendo molto bene, è giusto tenerlo monitorato. Ecco, Stankovic ha segnato anche il suo primo gol con la maglia della nazionale serba nella partita contro la Lettonia, quindi si aggiungono buone notizie all'ottimo rendimento che sta avendo con il Bruges in Belgio e anche in Champions League. Si è aggiunto anche questo gol con la Serbia, quindi siamo molto contenti, nella speranza, almeno per quanto mi riguarda, che al più presto Stankovic venga riportato a casa. Queste quindi sono le notizie, ragazzi. Devo dire che è una sosta dal punto di vista delle prestazioni dei gol tutto sommato positiva. C'è questa macchia del problema di Dumfries e del problemino anche di Çalhanoğlu, nella speranza che siano davvero cose non gravi, però per quello che ne sappiamo oggi lascerei comunque una minima percentuale di dubbio. E sull'Italia abbiamo detto, purtroppo non c'era nulla di nuovo, e adesso ci prepariamo per il derby di Milano che si giocherà domenica sera. Noi saremo chiaramente presenti qui in diretta per viverla insieme a tutti voi su Passione Inter. Se poi vi va di unirvi alla nostra community in maniera ancora più profonda per sostenere il nostro progetto, c'è anche il club di Passione Inter, www.passioneinter.club, o se vi fa più comodo potete scannerizzare il QR code che c'è qui in alto e arrivate in maniera molto più rapida nella homepage del nostro club. Questo era tutto. Vi invito ancora una volta a cliccare sul tasto mi piace qui sotto e ad iscrivervi al nostro canale, e per il resto, per chi mi segue in podcast, lo trova in descrizione, mentre se mi segui su YouTube ti lascio qui alla mia destra un altro contenuto da recuperare.